Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono qui nel nostro racconto inedito. Prima di addentrarci nelle pieghe di questa storia che sta incendiando il mondo del gossip, ricordate di iscrivervi e di condividere, perché ciò che stiamo per ripercorrere ha fatto tremare più di un cuore. Grazie di cuore per essere con noi, perché oggi la scena è tutta per due nomi che non smettono mai di far parlare, Can Yaman e Demet Özdemir. Da ore, i social sono un fiume in piena. Fotografie rubate, scatti che sembrano raccontare un bacio sfuggito al controllo, hanno travolto la loro vita privata come un'onda improvvisa. Non è la prima volta che si sussurra di loro, non è la prima volta che i fan cercano di leggere tra le righe dei loro sguardi. Ma stavolta la miccia si è accesa in fretta, e la discussione non riguarda solo l'autenticità delle immagini, bensì il modo in cui sono arrivate al pubblico, e il prezzo che si paga quando l'amore finisce sotto il faro implacabile della curiosità. Appena quelle foto hanno cominciato a circolare, i telefoni hanno iniziato a vibrare, i commenti a moltiplicarsi, e le domande a rimbombare. È davvero Demet in quelle immagini? È davvero Can a reagire con freddezza o con furia? Da ciò che filtra tra chi frequenta gli stessi corridoi del mondo dello spettacolo, tra i conoscenti e gli amici che vedono ciò che non appare, si parla di un confronto acceso, arrivato in fretta, quasi istintivo. Si sussurra di parole dette in fretta, di sospetti sulla fonte della fuga, di un tentativo disperato di fermare la slavina quando ormai i massi erano già a valle. Niente di ufficiale, è chiaro. Né Can né Demet hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche. Eppure, il silenzio a volte è più rumoroso di un comunicato, è la pausa che separa il respiro trattenuto da una decisione che pesa. In molti hanno provato a leggere i segnali, un like non dato, una storia non pubblicata, un'assenza improvvisa dal set fotografico di una campagna, e soprattutto quella sensazione che la privacy sia stata violata ancora una volta, come se l'intimità fosse una porta lasciata socchiusa e spalancata da mani estranee. Chi è vicino a Demet racconta di un turbamento difficile da contenere. Lei, che ha costruito una carriera intrecciando grazia e forza, si sarebbe mostrata ferita non tanto dalla tempesta mediatica, ma dall'idea che momenti personalissimi siano finiti in pasto al chiacchiericcio. Demet, dicono, vorrebbe soltanto che il lavoro parlasse per lei, che il set restasse il suo rifugio, e che la vita di tutti i giorni tornasse a respirare senza fotografie clandestine. E Can? Lui preferisce tacere. Il silenzio, per qualcuno, è la migliore forma di difesa, non alimentare, non aggiungere benzina, stringere i denti mentre la marea monta e poi, lentamente, si ritira. Intanto, la rete si divide come sempre accade quando l'amore delle star incontra il dubbio. Da un lato chi difende la sacralità della vita privata, puntando il dito contro chi scatta, chi compra, chi pubblica. Dall'altro chi scruta ogni pixel, chi confronta luci e ombre, chi scompone i dettagli per attribuire un significato a ogni piega, a ogni profilo. È un gioco crudele e magnetico, un rituale che si ripete, l'ennesima prova che la fama è una carezza che brucia. Dietro le quinte, però, il vero punto dolente sembra essere la fiducia. Chi ha parlato? Chi ha tradito? Chi ha visto più del consentito? Alcuni amici, a bassa voce, raccontano che l'aria tra Can e Demet fosse già meno leggera nelle ultime settimane, impegni che si accavallano, orari che stridono, messaggi letti tardi e risposte rimandate. E così, quando le foto sono esplose online, sarebbe stata la goccia a spingere l'acqua oltre l'orlo. Un confronto diretto, dicono. Tono alto, sguardi bassi. Frasi che si vorrebbero riprendere in mano e aggiustare, ma che ormai hanno già trovato un loro suono. C'è chi giura di aver sentito pronunciare quella parola che pesa come piombo, pausa. Una pausa per respirare, per rimettere in fila i pensieri, per capire se le immagini sono un frammento di ieri o una ferita di oggi. La tempistica, del resto, è un enigma. C'è chi dice che quelle foto potrebbero non essere recenti, che il contesto sia sfuggito di mano, che qualcosa sia stato estrapolato. Ma anche se così fosse, il rumore resta. Perché non sempre è la verità a definire una storia, spesso è la percezione che la trascina. Eppure, sul set, Demet non cede. Chi lavora con lei lo ripete, puntualità,
concentrazione, pochi sorrisi ma tanti sforzi, quella professionalità che diventa scudo quando la vita privata si complica. Lei sceglie di non esporsi oltre il necessario, di lasciare che parlino le scene, di trattenere il resto per sé e per chi deve davvero saperlo. Anche Khan, dicono, è in modalità ritiro. Contatti selezionati, poche parole, un invito chiaro al suo entourage a non stuzzicare il fuoco. Non vuole che la cosa esploda più di quanto già non stia facendo, non vuole che un pettegolezzo diventi una frattura irreparabile. E allora i fan discutono, si dividono, costruiscono ipotesi. C'è chi vede nelle foto il segno di un passato che ritorna, chi di un presente che vacilla, chi di una manovra orchestrata per colpire proprio adesso, alla vigilia di progetti importanti, quando basta un titolo per cambiare l'umore del pubblico. È capitato altre volte, ricordate? La stagione delle indiscrezioni ha le sue logiche, i suoi tempi, e spesso non perdona. Nel frattempo, si mormora che gli amici più intimi stiano provando a fare da ponte. Chi conosce bene Dimet le avrebbe sussurrato di non prendere decisioni sull'onda dell'emotività, di non permettere a un vortice social di dettare il ritmo del cuore. Lei, raccontano, non vuole rinunciare alla solidità che ha faticosamente riconquistato nella sua carriera, non vuole che un episodio, vero o frainteso, incida sul rispetto che pretende per se stessa. Ma la pressione pesa, e come se pesa. Quando la tua immagine vive dentro gli occhi di milioni di persone, ogni gesto diventa un indizio, ogni silenzio un'interpretazione. E Khan? Qualcuno dice che sia ancora più schivo del solito. Ai suoi confidenti avrebbe confidato la sensazione che alcuni resoconti siano distorti, che la narrazione si sia allungata dove i fatti erano corti. Non si sa se arriverà a un comunicato congiunto, non si sa se sceglieranno la via dell'attesa o quella della chiarezza netta. Tra gli addetti ai lavori, la scommessa è aperta, resteranno in silenzio, lasciando che tutto si spenga lentamente, oppure usciranno con parole misurate a spegnere, in un solo colpo, il brusio? Resta il rebus delle immagini. C'è chi dice che siano di un'altra stagione, di una fase diversa, di un prima che non ha diritto di giudicare l'adesso. C'è anche chi insinua che il tempismo non sia casuale, che ci siano mani esperte dietro il calendario di queste rivelazioni. Non sarebbe la prima volta, dicono i più navigati, le fughe non sono sempre incidenti, talvolta sono mosse in uno scacchiere più grande. E tutto questo, inevitabilmente, alimenta i dubbi su ciò che verrà. La domanda scivola di chat in chat, è finita? O è solo una curva stretta da prendere con sangue freddo? Fonti prudenti sostengono che il filo non si sia spezzato, ma si sia teso al punto da far paura. Non c'è un addio, c'è una distanza. Non c'è una porta sbattuta, c'è una stanza più silenziosa. E in quel silenzio, ognuno ascolta il proprio passo, cercando la misura giusta. Mentre i giorni passano, si moltiplicano i piccoli segnali che i fan scrutano come se fossero costellazioni da interpretare. Un post di Dimet che parla di forza interiore e destino, una foto di Khan con l'orizzonte in controluce, una didascalia che sembra dire tanto ma non dice tutto. Chi li segue da anni riconosce i codici, ma questa volta l'alfabeto sembra più criptico. Come quando ci si capisce al volo, e proprio per questo si sceglie di non spiegare. È un patto con se stessi e con il tempo. C'è poi la questione, spinosa, della fiducia tradita. Dove è iniziata la crepa? È un dubbio che rode. Sappiamo quanto il successo possa moltiplicare gli sguardi, e quante volte basti uno sguardo sbagliato per far saltare un equilibrio. Nel racconto che corre sottovoce, si parla di una riservatezza violata e di un confine superato. Dimet l'avrebbe definita una situazione sfuggita di mano, con la sensazione netta di essere stata guardata troppo da vicino. Ed è quella sensazione, più di tutto, ad averla ferita. Gli amici assicurano che lei, nonostante tutto, ha blindato il lavoro, energia convogliata nel copione, disciplina sul set, sorrisi misurati ma sinceri quando si spengono le luci. È così che si attraversa la tempesta, sembra dire. Khan, di riflesso, avrebbe tagliato ciò che è superfluo, poche confidenze, molta palestra mentale, un'agenda stretta per evitare l'effetto domino. La parola d'ordine è non fare male.
perché se una cosa è certa, è che le parole dette nel modo sbagliato sono più difficili da curare di qualsiasi titolo di giornale. Intanto gli analisti del gossip, quelli che annusano l'aria prima che cambi, scommettono su due strade. O un silenzio che suona come tregua, o un messaggio preciso, breve, con cui mettere un punto. A prescindere da quale sarà la scelta, la sensazione è che si punti a ridurre la febbre. Quando la febbre scende, però, restano i brividi, ed è lì che si capisce se la fiducia può tornare a essere casa. Se c'è una cosa che questa vicenda ricorda a tutti, è quanto siano fragili i confini tra pubblico e privato per chi vive di luce. La stessa luce che illumina il volto è quella che, se non fai attenzione, abbaglia chi ti sta accanto. Eppure, nella loro storia, anche sospesa, anche confusa, c'è qualcosa che ha sempre parlato chiaro, quella complicità che i fan hanno amato. Forse è proprio a quella che si aggrappano adesso, sperando che non sia solo un ricordo, ma una promessa da difendere. E allora eccoci qui, con più interrogativi che risposte, ma con una certezza, questa storia continuerà a far parlare. Se arrivassero nuove conferme, se si chiarisse il tempo e il contesto di quelle foto, forse saremmo tutti pronti a cambiare registro. Fino ad allora, non resta che attendere il rumore di una notifica, la comparsa di un comunicato, o magari solo un gesto, uno sguardo, una presenza allo stesso evento che racconti, senza dire, ciò che manca. Noi, da parte nostra, continueremo a seguire ogni filo senza tirarlo troppo forte, per non strapparlo. Perché ci piace il racconto quando resta umano. Quando una lacrima vale più di un titolo, quando un abbraccio atteso vale più di 100 supposizioni. E chissà che questo non sia proprio il momento in cui la realtà, più testarda del pettegolezzo, scelga da sola come andare avanti. Fino a quel momento, restiamo con ciò che sappiamo. Le foto ci sono, il fragore pure. C'è una discussione che, secondo molte voci, ha scosso l'equilibrio tra Kanyaman e Dimetos Demir, una distanza prudente, e la decisione, almeno per ora, di lasciare parlare il tempo. C'è il desiderio di proteggere il lavoro, di evitare che il rumore offuschi progetti e scelte professionali. E c'è, soprattutto, il bisogno di respirare. Se da qualche parte, dietro il brusio, resiste la voglia di ricucire, lo scopriremo. Se invece questo è il preludio a una nuova fase, lo capiremo dagli atti e non dalle parole. Noi saremo qui, pronti a raccontare, senza invadere, senza confondere. Perché una storia come questa merita una voce che non urli, ma che sappia ascoltare. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine di questo racconto. Se vi è piaciuto, restate connessi a Turkey News Magazine, iscrivetevi e condividete, siete voi a dare senso a ciò che facciamo. E tenete gli occhi aperti, perché alle volte basta una sola immagine per riscrivere un capitolo, e basta un solo silenzio per svelare la verità.